Giro delle sette chiese, la tradizione del Giovedì Santo. Il Giro delle sette chiese, o visita delle sette chiese, è una pratica devozionale cattolica che si svolge tradizionalmente nella sera del Giovedì Santo, dopo la messa in Cena Domini, cioè la celebrazione dell'Ultima Cena. È un pellegrinaggio spirituale e fisico che ci invita a meditare sulla passione di Gesù, accompagnandolo simbolicamente dalla sua cattura fino al Calvario, attraverso 7 tappe significative. La pratica ha radici antiche. Si sviluppò soprattutto a partire dal XVI secolo per opera di San Filippo Neri, a Roma. Il santo, desideroso di ravvivare la fede e la devozione popolare, propose di visitare 7 basiliche principali di Roma in segno di penitenza, preghiera e riflessione. Le 7 basiliche scelte da San Filippo erano queste: San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo fuori le mura, Santa Croce in Gerusalemme, San Sebastiano fuori le mura. Con il tempo, la tradizione si è adattata alle varie città. Dove non era possibile visitare queste chiese specifiche, si è mantenuto il numero simbolico di 7 chiese locali, spesso scelte tra le più importanti della città o del quartiere. La visita alle 7 chiese non è un obbligo liturgico, ma una pia pratica legata all'adorazione eucaristica che segue la messa del Giovedì Santo. Infatti, dopo la celebrazione, il Santissimo Sacramento non viene rimesso nel tabernacolo, ma trasportato nel sepolcro, un altare decorato dove resta per l'adorazione fino alla celebrazione della Passione del Venerdì Santo. Il fedele, visitando 7 chiese diverse, sosta davanti al sepolcro di ciascuna, in adorazione e preghiera silenziosa. Questo gesto richiama il cammino interiore che accompagna Gesù nelle sue 7 tappe dolorose nella notte tra il giovedì e il venerdì santo. La visita alle 7 chiese è associata simbolicamente a 7 episodi della Passione di Gesù. La prima chiesa ricorda il viaggio di Gesù dal cenacolo, dove celebrò l'ultima cena con i suoi discepoli, al giardino del Getsemani, dove pregò e sudò sangue. La seconda chiesa rappresenta il passaggio dall'orto del Getsemani alla casa del sommo sacerdote Anna, dove venne da lui interrogato e ricevette uno schiaffo. Nella terza chiesa, la meditazione si concentra su Gesù che venne insultato e preso a sputi dal sommo sacerdote Caifa. Gesù affrontò il processo religioso di fronte a falsi testimoni. Nella quarta chiesa la meditazione si concentra su Gesù che viene portato da Pilato e affronta il processo civile. Nella quinta chiesa si contempla Gesù che viene portato dal re Erode, ma questi lo rispedisce a Pilato. Nella sesta chiesa si medita sulla seconda apparizione di Gesù di fronte a Pilato. In questa occasione Gesù viene flagellato, coronato di spine e condannato a morte. Nella settima ed ultima chiesa si ricorda il cammino di Cristo, con la croce sulle spalle, verso il Calvario. La sua morte e la sua resurrezione. Nella tradizione popolare italiana, la visita alle 7 chiese è anche chiamata i sepolcri. Soprattutto nel sud Italia si va a visitare i sepolcri, ovvero gli altari della reposizione. In alcune città si svolgono vere e proprie processioni notturne, a volte guidate da confraternite o gruppi parrocchiali. Le chiese vengono riccamente decorate per accogliere il Santissimo: fiori, luci soffuse, candele, simboli della passione, calice, croce, corona di spine. Il tono è di profonda meditazione e silenzio. In Italia, la tradizione del Giro delle 7 chiese ha le sue sfumature locali. A Napoli e in molti luoghi del sud, le persone si vestono in modo elegante e decoroso per fare il giro. A Roma, la tradizione del Giro delle 7 chiese è viva ancora oggi, a volte compiuta a piedi in pellegrinaggio. In Sicilia, i fedeli si uniscono alla preparazione del pane rituale e degli altari ricchi di grano germogliato, simbolo di resurrezione. In Emilia-Romagna, la visita può essere accompagnata da canti antichi o dalla recita del rosario in comunità. Durante la visita ad ogni chiesa, il fedele può sostare in adorazione silenziosa, recitare una preghiera personale o un salmo, meditare una tappa della Passione, pregare un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria per ogni tappa, portare con sé una candela accesa, simbolo di luce nella notte della Passione. E così, nella notte silenziosa del Giovedì Santo,
Il Giro delle Sette Chiese diventa molto più di una semplice tradizione. È un cammino del cuore. Un pellegrinaggio che fa compagnia a Gesù nel momento più doloroso della sua vita. In ogni tappa risuona ancora quella domanda rivolta agli apostoli nell'Orto degli Ulivi: non siete riusciti a vegliare un'ora con me? Ed è come se quella voce, dolce e sofferente, parlasse anche a noi. Il Giro delle Sette Chiese è un modo concreto per rispondere a quell'invito, per vegliare con Lui, meditare l'amore sacrificale di Cristo, prepararci con fede alla sua morte e risurrezione. È un'esperienza che unisce il corpo e l'anima. I passi sulle strade della città diventano un percorso interiore, fatto di silenzio, purificazione e conversione. E quando l'ultima chiesa si chiude alle nostre spalle, forse non siamo più gli stessi. Perché chi ha camminato con amore, ha già iniziato a risorgere con Lui.